Negli ultimi mesi avrete visto sicuramente alcuni video, alcuni articoli riguardante il fatto che ci siano centinaia, se non migliaia di auto elettriche cinesi completamente abbandonate, con la narrazione che si spingeva a dire che nessuno vuole le auto elettriche e specialmente quelle cinesi. Penso sia arrivata ora di fare chiarezza. Partiamo col dire che è vero, esistono centinaia, se non addirittura migliaia di auto elettriche cinesi abbandonate in veri e propri cimiteri delle auto elettriche. Ma la vera domanda è: perché sono lì? Nessuno veramente voleva queste auto elettriche? O magari c'è qualcosa sotto che non viene raccontato dalle grosse testate giornalistiche o da alcune persone che hanno magari degli interessi a non far passare questo cambiamento verso l'elettrico? La risposta in realtà è abbastanza semplice. Tutto nasce da questo YouTuber che qualche mese fa aveva caricato un video riguardo a questi enormi parcheggi pieni di auto abbandonate, riferendosi anche al brand che contraddistingueva tutti questi veicoli a sua detta. Infatti il ragazzo diceva che tutte le auto che erano presenti in quel video erano delle Neta V, e abbiamo anche parlato sul canale di Neta se volete andare a vedere il video. Ma il fatto che tutte queste auto siano Neta non è assolutamente vero, o almeno sembra essere vero solamente in parte. Infatti un altro YouTuber e giornalista della testata Inside China Auto è andato a controllare di persona quello che veniva detto e soprattutto quello che veniva mostrato. Quello che ha scoperto questo giornalista di Insider China Auto è che la maggior parte, se non tutte le auto che erano presenti in quel parcheggio abbandonate, provenivano da un passato di car sharing, Uber o taxi del genere, mostrando anche che diversi di questi veicoli erano graffiati con delle botte o in ogni caso utilizzati. Infatti le auto sono aperte e si può notare tranquillamente che all'interno sono ancora presenti lattine o pacchetti di sigarette, insomma della spazzatura che indica il vero utilizzo che veniva fatto di quest'auto, perché chiaramente il fatto che siano auto sharing fa in modo che, non essendo tua l'auto, molto spesso le persone non prestino la stessa attenzione a questi veicoli che presterebbero a un'auto di proprietà. Ma la domanda comunque rimane: perché queste auto sono letteralmente in questo parcheggio a marcire? Il governo cinese negli ultimi anni ha cercato di finanziare il più possibile il movimento verso la mobilità elettrica, drogando il mercato, come direbbero alcuni. Questo ha fatto in modo che tantissime nuove aziende nascessero, sfruttando questi incentivi, e più di una ha deciso di usufruirne acquistando diverse centinaia, se non migliaia, di auto elettriche a basso costo e, cosa più importante, a bassa autonomia, per creare un sistema di car sharing, inondando di questi veicoli le grosse città cinesi. E le città cinesi sono veramente enormi. Per farvi un esempio, Shanghai, una delle città cinesi più importanti, megalopoli vorrei dire, non città, ha una popolazione nel 2023 di oltre 24 milioni di persone. Questo vuol dire poco meno della metà della popolazione italiana vive in una singola città. Il fatto che migliaia di auto si ritrovano in questi veri e propri cimiteri di auto elettriche si riconduce al fatto che molte di queste aziende sono finite per fallire, dato che qualsiasi modo di spostamento è più veloce rispetto ad un'auto in una grossa città come Shanghai, per esempio. Infatti, anche se le città megalopoli sono estremamente grandi in Cina, il sistema pubblico di spostamento funziona alla grande e non c'è una vera e propria necessità di veicoli che guidi tu per muoverti, anche perché ci vorrebbe tantissimo tempo, il traffico è indecente in queste città. E un esempio mi viene anche con una città come Londra. Infatti qui a Londra il servizio di mobilità tramite bus o metro funziona perfettamente, e l'unico momento in cui tu vai a prendere un'auto in sharing o noleggi un'auto in ogni caso è quando ti devi trasferire, perché altrimenti dovresti fare 3000 viaggi con l'autobus o la metro con
la tua scrivania. I fattori che hanno fatto fallire queste aziende è stato principalmente il fatto che queste auto avevano un'autonomia veramente ridicola, e questo è dovuto al fatto che costassero veramente poco. L'autonomia infatti era intorno ai 160 km e la manutenzione di questi veicoli poteva arrivare a superare in poco il prezzo dell'auto, non rendendo fattibile un modello economico che potesse essere sostenuto nel tempo. Stessa cosa era già successa in Cina intorno al 2016-2017 con l'inondazione di bici elettriche che hanno preso il controllo di tutte le città cinesi, dato che in quel periodo il governo cinese stava incentivando invece la mobilità attraverso le bici elettriche, cosa che comunque rimane buona, ma molte persone cercano di approfittarsi di questi incentivi per fare più soldi possibili in meno tempo possibile. Insomma, tutto il mondo è paese. Questo però ha portato questa azienda ad andare in fallimento nel momento in cui ce n'era troppe di queste aziende, c'era troppa competizione e pertanto i loro asset sono stati presi e messi da parte fino a che questo fallimento non si risolva. E stessa cosa è successa con le macchine e con le bici. Pertanto ci ritroviamo con dei cimiteri di bici elettriche e dei cimiteri di auto elettriche. Questo è il problema di non regolare gli incentivi che vengono dati in giro. Ma ci sono due cose che mi hanno colpito particolarmente del report del giornalista. Uno è che le auto che sono dentro a questo cimitero non sono tutte della stessa marca, ed anzi alcune risalgono ad oltre 5 anni fa, andando così ad escludere il fatto che alcuni di questi veicoli vengono utilizzati per spingere più in alto il numero degli effettivi veicoli elettrici venduti in Cina, dato che comunque continuano a crescere, ma non continuano però a crescere questi cimiteri di auto elettriche. E due è che nello stesso posto in cui si trovano queste auto abbandonate ci siano anche tantissime auto di brand a noi ben conosciuti, tra cui Volkswagen, sia termiche che elettriche, e soprattutto tantissime Toyota BZ4X, che come ben sappiamo, e anche se avete visto il mio video che ho fatto a riguardo, saprete che non è proprio eccezionale come auto elettrica. Un altro punto fondamentale è che questi cimiteri non dimostrano che non c'è richiesta per le auto elettriche, dato che possono essere anche quelle 20.000 auto abbandonate che il primo video dello youtuber che aveva denunciato l'accaduto diverso tempo fa diceva, ma ad oggi oltre il 20% delle auto totali vendute in Cina è elettrica, arrivando a milioni di veicoli ogni anno, e pertanto queste 20.000 auto sono praticamente nulla nella totalità delle auto vendute. Ma cosa abbiamo imparato da tutta questa storia? Sicuramente che il car sharing in Cina non funziona benissimo, ma specialmente che la chiave del successo delle auto elettriche è la qualità e l'innovazione, e che i piccoli inciampi come questi non sono il fallimento del concetto stesso di mobilità. Questo è un discorso veramente molto importante e ho visto tantissime persone scrivere sotto nei commenti, specialmente dell'ultimo video, qualcosa riguardante al fatto che ci siano tantissime auto elettriche buttate lì e abbandonate in Cina. E questo era quello a cui si riferivano, senza però sapere il contesto, senza sapere perché erano lì. Non è importante per loro. È importante però che noi lo sappiamo, e nel momento in cui loro tirano fuori questo argomento ci difendiamo mostrandogli la verità. Lo so, spesso non serve a nulla, perché una testa dura è una testa dura, ma penso anche che insistere su dei temi così importanti non sia mai una vera perdita di tempo. Ma fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi. Non dimenticatevi ovviamente anche di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.